Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Innanzitutto grazie mille perché siamo sempre veramente tantissimi, grazie ancora di tutti i miei messaggi meravigliosi che mi mandate, mi fa veramente molto piacere, non vi rendete conto di quanto possa essere davvero gradita una cosa del genere, grazie mille davvero. In questo video vogliamo parlare di un mezzo veramente interessante. Un mezzo è stato presentato ufficialmente in questi giorni. È un mezzo coreano dalle 1000 possibilità e capacità e ora vedrete perché è un video, magari spero di non farlo eccessivamente lungo, ma le cose da discutere sono veramente tante e spero di non scontarmi qualcosa perché non è scontato neanche quello. Di cosa parliamo? Parliamo della nuovissima Ioniq 5. Ioniq è un nuovo brand, diciamo, creato da quella dell'azienda Hyundai, che è specializzato semplicemente solamente su quelle sono vetture elettriche, e la Ioniq 5 è, diciamo, la prima delle vetture che nasce davvero con questo brand green, possiamo davvero definirlo in questa maniera. Nata da quella è una piattaforma modulare apposita, ha veramente tantissime caratteristiche molto interessanti. E vedrete che probabilmente molti di voi potrebbero trovarla diciamo come propria vettura personale. Vi annuncio subito, non è un mezzo piccolo, quindi chiamarlo cittadino mi sembra veramente eccessivo, però ha un'autonomia veramente interessante, una buona capacità di carica della batteria, davvero un caricatore meraviglioso. Tanto ora vedrete tutto all'interno di quello che è il video, vedete un po' quelle che sono le caratteristiche, perché è veramente un mezzo interessante, che poi riprende anche un po' quello che è stato un po' il concept presentato nel 2019. Dai, che ne dite? Andiamo insieme a vedere e a conoscere per meglio quella è la Ioniq 5. Andiamo! Come dicevamo, quella è la Ioniq 5, è ispirata tantissimo da quella è la Hyundai 45 EV Concept che abbiamo avuto modo di vedere nel 2019, tanto ora vedete l'immagine all'interno di quello che è il video, e questa vettura punta davvero tantissimo a farsi strada tra i grandi gruppi elettrici presenti sul mercato. La Ioniq 5 è lunga 4635 mm, larga 1890 mm e alta 1605 mm, veramente un mezzo importante anche nelle dimensioni. Abbiamo 3 metri di passo che rendono la vettura davvero spaziosa al suo interno. Abbiamo un bagagliaio di 531 litri che possono addirittura diventare 1591 con i sedili abbattuti. Addirittura abbiamo, visto che nasce anche da una piattaforma modulare apposita per il mondo elettrico, abbiamo anche un vano anteriore da 24 a 57 litri a seconda di quella è la configurazione dei motori scelta. Dopo vi spiego che motori ci sono. 24 litri se abbiamo la trazione integrale, 57 litri quanto riguarda il bagagliaio anteriore se abbiamo una configurazione a motore tradizionale posteriore. Come vedete la mascherina è chiusa con linee filanti, i cerchi sono da 20 pollici e come vediamo anche dalle linee laterali abbiamo le maniglie a scomparsa. Internamente, come potete vedere, vediamo che tutto è sviluppato in orizzontale, non abbiamo una console centrale ma un vano portabicchieri. Addirittura le riviste, quelle che sono le sedute anteriori, addirittura con un 30% di spessore inferiore per quanto riguarda proprio la seduta, in maniera tale da aumentare ancora di più la spaziosità per i passeggeri posteriori. Viene tutto costituito in ecopelle e anche le finiture sono in fibre sostenibili. Gli schermi che vedete sul davanti sono due, entrambi da 12 pollici. Inoltre è comodissimo anche quello LED display con realtà aumentata. La vettura poi viene venduta in 2 configurazioni di batterie distinte e 4 tipologie anche di motori abbinabili. Ora tanto metterò uno schemettino perché sennò si rischia di andare sul complicato. Praticamente può essere a trazione integrale o a trazione semplicemente posteriore con 2 tipologie di batterie. Tanto ora metterò davvero una grafica in maniera tale da essere più comprensibile possibile, perché ammetto che mi sono messo un po' a studiarli su 1,5 milioni di siti, ci ho fatto confusione anch'io, perché parlano un po' della potenza di quello anteriore, di quello posteriore. Io vi parlo semplicemente di quant'è la potenza totale della vettura, complessiva da un motore o 2 motori, la velocità da 0 a 100, tanto lo vedete tutto qui nello specifico. La vettura può essere da 58 kWh o 72,6 kWh. Come dicevamo può essere a trazione posteriore o trazione integrale. Per quanto riguarda la 58 kWh con trazione posteriore abbiamo
125 kW o 170 cavalli con 350 Nm di coppia e uno 0-100 da 8,5 secondi. Nella trazione integrale abbiamo 173 kW o 235 cavalli con 605 Nm di coppia e uno 0-100 di 6,1 secondo. Per quanto riguarda la 72,6 kWh a trazione posteriore abbiamo 160 kW o 218 cavalli con uno 0-100 da 7,4 secondi e, come dicevamo, uguale alla situazione precedente, 350 Nm di coppia. Per quanto riguarda la trazione integrale abbiamo un totale di 225 kW o 305 cavalli con 605 Nm di coppia e uno 0-100 di 5,2 secondi, veramente super performante. Anche nel mondo davvero della ricarica, e questa vettura diventa veramente grandiosa, perché con la tecnologia 800 volt rispetto a quella che è un pochino lo standard tradizionale da 400 volt riesce ad arrivare a 232 kW di potenza di picco per quanto riguarda la ricarica, diciamo, alle super fast, quindi magari a una Ionity, tanto per farvi, diciamo, menzione di una di quelle che sono le infrastrutture principali anche presenti sul nostro paese per quanto riguarda la ricarica veramente rapida. Speriamo davvero anche le autostrade quantomeno dicano di fare una cosa similare sulla nostra rete autostradale, ci sarà un sistema di ricarica a 350 kW. Guardiamo anche, tanto metterò una schemina anche per quello. La ricarica, come diciamo, è veramente performante ed abbiamo davvero visto che è veramente, diciamo, grandiosa, un 10-80% in soli 18 minuti con 100 km di ricarica recuperati in meno di 5 minuti. La AC poi è una trifase da 11 kW e, diciamo, è veramente molto interessante anche quello che è la Vehicle to Load. Praticamente la vettura è, diciamo, disponibile anche per quello che riguarda l'utilizzo, diciamo, in esterna, mettiamola in questa maniera. Veramente viene diciamo anche paragonata per un fatto che per i campeggiatori può essere veramente molto importante, perché la vettura può essere utilizzata come un generatore elettrico, proprio giusto appunto un generatore elettrico con una potenza di uscita di 3,6 kW, può, diciamo, alimentare quelle che sono le utenze esterne. Non viene parlato di casa, se non si parlava di vehicle to grid, vehicle to home, ma vehicle to load, che ammetto che non l'avevo mai sentito, l'ho scoperto ora precisamente con questa vettura e praticamente viene utilizzata per, che ne so, per alimentare l'impianto di illuminazione di una tenda o per quanto riguarda anche una piastra a induzione, proprio di una persona che va in campeggio, viene proprio paragonato come utilità a questa situazione tipo. Naturalmente poi vari altri, mi immagino anche una persona che ha magari il camper, può essere veramente molto interessante. E quindi, diciamo, questa è una chicchina in più che questa vettura dà come disponibilità. Importante fare menzione anche di questo dettaglio della vettura, che io mi immagino sarà, diciamo, di appannaggio alle versioni più premiali, quindi più economicamente parlando dispendiose, o magari sarà semplicemente un accessorio, non lo so, quello di avere il tetto a pannelli fotovoltaici, che l'azienda dichiara avere una performance di 5-6 km di autonomia aggiuntiva in quelle sono le giornate tipo, quindi può aumentare naturalmente quella è l'efficienza della vettura. Naturalmente questi 5-6 km aggiuntivi di ricarica saranno, mi immagino io, dichiarati, quella è proprio una giornata tipo di una stagione, magari faccio l'esempio giugno-luglio, che magari sono i momenti in cui l'irraggiamento solare è maggiore. Vi faccio un esempio che è proprio pratico, in questo momento siamo, voi vedrete questo video a marzo, lo sto registrando l'ultimo di febbraio, ma insomma, taravaralla, noi abbiamo un impianto da 2,88 kW di picco, produciamo con giornate come queste, sono meravigliose, non c'è un filo di nebbia, nuvole, non c'è niente, poco oltre 10 kWh all'interno di quella della giornata. Quando arriveremo a giugno-luglio, non mi ricordo se è meglio giugno-luglio, vado così in memoria, superiamo i 21. Eppure naturalmente sono giornate meravigliose queste o quelle, però cambia proprio l'irraggiamento solare, la curvatura e tutto qua, davvero superiamo il doppio. Quindi faccio per dirvi questi 5-6 km di autonomia aggiuntiva, io mi immagino davvero sarà, loro dichiarano, il momento più, diciamo, performante possibile, credo io. E penso sia o un accessorio naturalmente inserito a quella della vettura più premiale. Ora andiamo a vedere i prezzi, perché per la vettura di lancio, quindi si parla della vettura più importante, i prezzi non sono bassissimi, bisogna essere sinceri.
Per il mercato italiano ancora non sono stati dichiarati, per il mercato tedesco sì, faccio menzione di quelli, che tanto mi immagino il prezzo più o meno sarà quello. 59.500 euro per il mercato tedesco, facciamo 60.000 euro. Questa vettura nella versione più importante arriverà in commercio. E quanta è l'autonomia? 470-480 km. Quella è una batteria più performante. Per quanto riguarda la batteria più piccola ancora non abbiamo un dettaglio di quella è l'autonomia, non sono riuscito a trovarlo, probabilmente non è dichiarato perché ho guardato ovunque, è sempre scritto non dichiarato, quindi credo che ancora l'autonomia diciamo sarà in fase di omologazione. L'azienda stessa parla che per la vettura più diciamo economica il prezzo sarà sotto i 45.000 euro e quindi nella versione diciamo con batteria più piccola a trazione posteriore c'è da aspettarsi un prezzo inferiore a 45.000 euro. Non voglio fare diciamo tanti proseliti sul prezzo attendibile, ma sotto 45.000 insomma quello dovrebbe essere il prezzo diciamo di attacco. E quando arriverà questa vettura in concessionaria? Si parla di settembre. A settembre avremo questa vettura disponibile all'interno di quelli che sono gli store di Hyundai e quindi sarà disponibile a quello è la prova, l'acquisto di questa vettura veramente molto interessante. Devo dire l'autonomia per la batteria che ha, diciamo, mi aspettavo magari qualcosina di più, però bisogna dire che il mezzo è importante anche nelle dimensioni, ma il sistema di carica che si ritrova è davvero tanta roba, perché dopo tutto una persona si ritrova a fare dei giri importanti, può essere di vacanza, può essere di lavoro, può essere di quello che è, avere la possibilità di un 10-80% in 18 minuti, ragazzi, è tanta roba, perché poi se verranno davvero installate in autostrada come da questo mese dovrebbe aver iniziato, cavolo, può andare all'autogrill, fare, diciamo, prendere un caffè, fare 2 servizini, fare un giro dello store e uscire, la macchina da 10 è arrivata all'80% davvero, quindi veramente tanta roba e davvero l'ansia da ricarica, in inglese lascio perdere, che tanto non è roba mia, sparisce, una cosa del genere sparisce, assolutamente. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio, di avervi illustrato un po' per meglio quella è questa vettura, perché a me mi ha veramente molto colpito, perché è un po', possiamo anche dire, futuristica per quanto riguarda gli esterni, gli interni un po' minimal, proprio quei 2 schermi che non mi dispiacciono, a me forse un pochino mi ricorda anche quella è la scelta fatta dalla Opel per quanto riguarda la Mokka, poi andremo a vederla nello specifico, sarò curioso diciamo di vederla davvero di persona, un mezzo anche quello molto interessante e come vi dicevo spero di aver fatto un buon servizio, io vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, vi ricordo sempre Forza Elettrico perché è un mantra per tutti, perché diciamo la sostenibilità è un qualcosa di fondamentale. Siamo arrivati a fine febbraio, voi vedrete questo video a marzo. Fine marzo mi arriverà la bolletta, la prima bolletta con la vettura, praticamente con la ricarica totale di quella della vettura. Ho avuto già una bolletta, però diciamo la macchina, siccome io mi arriva bimestrale, la macchina non era stata per ambedue i mesi, diciamo, con ricarica casalinga, quindi mi veniva difficile fare un punto specifico. Con la prossima bolletta invece la vettura è sempre stata ricaricata a casa, poi naturalmente ci sono state le ricariche diciamo gratuite, ora un po' meno perché con la Toscana arancione non è che uno può andare chissà dove, però prima mi capitava di andare a fare spesa diciamo fuori comune, in luoghi magari dove vi era anche questa disponibilità e quindi magari qualcosina però anche risparmiato. Vedete davvero un consumo tipo della vettura con ricarica casalinga da 3,3 kW all'utenza, perché per me è importante, perché non è obbligatorio, come vi dicevo, andare a aumentare la potenza proprio del proprio contatore e poter risparmiare, perché per un utilizzo domestico, classico, 100 km al giorno, io penso di essere un utente più che tipo davvero, e quindi vi dimostrerò che si risparmia tanto. Quindi ragazzi vi saluto, vi ringrazio, un bacione a tutti e ci vediamo sempre qui su Marco Elettrico. Alla prossima, ciao!